Ciao a tutti amici e benvenuti sul mio canale. Io sono Alessia. Ho deciso di aprire questo canale per condividere con voi una delle mie più grandi passioni da sempre, che è il paranormale. I casi che deciderò di trattare qui sono i casi che in qualche modo mi hanno più colpito o impressionato. E mi piacerebbe davvero molto poter discutere con voi su queste storie, avere anche le vostre impressioni. Il caso di cui vi vorrei parlare oggi è il caso di Amityville. Amityville è una cittadina sulla costa meridionale del Long Island, a pochi chilometri da New York. Divenne celebre per la strage familiare dei DeFeo nella loro casa al 112 di Ocean Avenue, ma successivamente venne ad abitarci la famiglia Lutz ed è qui che divenne parecchio celebre, proprio per gli eventi paranormali che turbarono questa famiglia. Vorrei iniziare portando un po' la storia di questa cittadina che mi ha veramente incuriosito. Nomi celebri del passato che si accostano ad Amityville sono Will Rogers, Ennio Clay, che fu il primo ingegnere spaziale da cui lanciò proprio da lì il primo razzo, o George Washington, che dopo il suo viaggio a Long Island scrisse sul suo diario che si fermò lì a desinare. I primi abitanti furono una tribù di nativi americani chiamati i Montauk. Credevano che quei terreni avessero una particolare e alta concentrazione energetica e che fosse infestata da demoni. I loro nemici e i membri delle loro tribù che pensavano fossero posseduti da spiriti maligni venivano lasciati morire su quel terreno a faccia in giù e sepolti a faccia in giù in modo che potessero osservare l'oscurità in eterno, in modo che il loro spirito ci avesse dimorato. Credevano nel bene e nel male e che lo spirito fosse dinamico e che in qualche modo si potesse spostare e compiere anche delle azioni. Jay Hanson, che è l'autore del libro The Amityville Horror, parla anche di un'altra leggenda legata ai processi contro le streghe a Salem intorno alla fine del 1600 e parla di un certo John Ketchum che pare fosse stato scacciato dal Massachusetts per aver praticato atti di stregoneria, che si fosse trasferito poi in Ocean Avenue e che avesse continuato a praticare questi atti di stregoneria fino alla fine della sua vita e che il suo cadavere sia ancora seppellito su quel terreno o nelle vicinanze. Antichi documenti parlano di un certo John Ketchum, ma pare che non ci sia legame con la stregoneria e con i processi delle streghe di Salem. Ma la cosa molto curiosa è che in Ocean Avenue c'è una strada proprio dedicata a Ketchum. La casa originaria venne costruita nel 1924 per la famiglia Monian. La cosa curiosa è pare che questa casa fu presa e poi spostata poco lì vicino. Qualcuno dice per eventi paranormali, ma in realtà quello che ho trovato in rete è che la casa fu presa e spostata perché i Monian avevano bisogno di più spazio. Ma adesso andiamo un po' più avanti, andiamo alla strage che purtroppo colpì la famiglia De Feo. Siamo ad Amityville nel 1965 e la famiglia De Feo si trasferisce in una villa bellissima al 112 di Ocean Avenue. La casa è una casa immensa, molto grande, luminosa, con un bel giardino, un affaccio sul retro su un piccolo canale. La famiglia De Feo è così composta da Ronald Senior, la moglie Louise e i figli Ronald Junior, Don, Ellison, Mark e John Matthew. I De Feo sono una famiglia, possiamo dire, benestante. I genitori hanno una concessionaria di famiglia e quando acquistano questa casa è la loro casa dei sogni, tant'è vero che all'entrata dell'edificio
metteranno poi un'insegna con scritto High Hopes, grandi speranze. Speranze che verranno infrante la notte del 13 novembre del 1974. Quella notte Ronald Jr. trascorre in un pub una serata a bere con gli amici. Sono le 18. Decide di rientrare a casa per fare poi ritorno al pub verso le 18:30 in stato di shock, dichiarando di essere tornato a casa e aver trovato tutta la sua famiglia brutalmente assassinata a colpi di fucile. I loro amici accorrono subito insieme a lui sul posto e quello che si trovano davanti è uno spettacolo veramente terribile. Decidono di chiamare la polizia del posto e quando gli investigatori arrivano si trovano davanti uno spettacolo appunto veramente orribile, perché tutta la famiglia De Feo, tutti i membri della famiglia De Feo sono stati uccisi a colpi di fucile nei loro letti con ancora il pigiama addosso e stesi a pancia in giù. Questa cosa è veramente una delle cose più misteriose di cui io abbia mai letto, perché tutta una famiglia uccisa in questo modo, tutti e sei membri a colpi di fucile, è assurdo. Com'è possibile che nessuno abbia sentito nulla agli spari dei fucili? Com'è possibile che neanche loro stessi, dopo i primi colpi, si siano svegliati? Iniziano le indagini. Il racconto che fa Ronald è appunto quello che aveva detto ai suoi amici, ma agli investigatori qualcosa non torna, quindi lui è il principale sospettato. Le indagini accerteranno che non ci sono segni di effrazione in casa, quindi qualcuno è stato accolto o qualcuno sapeva come entrare, che avesse le chiavi di casa. Ma è con il ritrovamento del fucile sul canale sul retro che Ronald Junior ammetterà di aver ucciso, ma soltanto il fratellino Mark. L'autopsia rileverà che non ci sono altri segni di violenza sui corpi delle vittime, oltre ai segni degli spari, segni di soffocamento, e l'esame tossicologico inoltre rileverà che non ci sono presenza di sostanze stupefacenti, quindi in modo da poter averle addormentate prima di sparargli, quindi quello avrebbe in qualche modo giustificato anche il modo in cui sono stati trovati i corpi. Nel 1975 ha inizio il processo. Ronald Jr. cambierà diverse volte la sua versione. Dichiarerà di aver avuto numerosi scontri con il padre e parlerà di un episodio in particolare durante una lite con appunto il padre Ronald Senior e la figlia Dawn, nella quale Ronald Jr. imbracciò il fucile e, ben sapendo che fosse carico, cercò di uccidere suo padre. Ma al momento dello sparo il fucile si inceppò miracolosamente e nessuno venne ferito. Ronald Senior rimase molto turbato da questa cosa, perché capì che suo figlio poteva essere in grado di uccidere, ma vide anche questa cosa come un miracolo. Quindi cosa fece? Circondò tutta la sua casa da statue religiose, e anche all'interno della casa mise molti oggetti religiosi. A chi glielo chiedeva, lui riferiva perché aveva il diavolo in casa. Ronald però aveva già fatto in passato la conoscenza delle autorità locali, una volta per aver rubato un fuoribordo, un'altra volta perché venne denunciato e trovato in possesso di sostanze stupefacenti, un'altra volta per aver finto una rapina nella concessionaria di famiglia mentre lui si stava dirigendo a depositare in banca $17.900.
Ronald Junior pare facesse uso di sostanze e di alcol già da adolescente. I genitori cercavano sempre di rimediare alle sue bravate, anche riempiendolo di beni materiali. Per esempio, il padre lo portò a lavorare con sé alla concessionaria e gli diede uno stipendio di $1.000 alla settimana, che comunque lui sperperava in sostanze ed alcol. Ronald ad un certo punto dichiarerà di aver ucciso tutti i componenti della sua famiglia sotto la guida di voci nella sua testa che gli intimavano di farlo. Ma l'avvocato Weber cercherà di invocare appunto per questa cosa l'infermità mentale, dichiarando lo psicologo appunto della difesa, dichiarando che fosse un nevrotico con un disturbo della personalità dissociativa. Ma sarà lo psicologo dell'accusa che dichiarerà invece che Ronald ha un profilo di una personalità, un disturbo della personalità antisociale e che al momento degli omicidi era pienamente consapevole delle sue azioni. Nella ricostruzione che viene fatta dell'evento pare che la famiglia De Feo venne assassinata intorno alle 3:15 del mattino, quindi Ronald dichiarerà che quella notte non riusciva a dormire, che aveva guardato un film fino a tarda sera, fino a quando verso le 6 del mattino decide di andare a lavorare. Verso le 8 cercherà di mettersi in contatto con la sua famiglia, ma non riceverà alcuna risposta. Lui continuerà a lavorare tranquillamente fino a quando poi il pomeriggio deciderà di recarsi al pub per bere con gli amici. Ma com'è possibile che non abbia avuto nessun campanello d'allarme? Cioè, non vede i suoi genitori recarsi al lavoro, non li sente per tutta la giornata e poi tranquillamente va al bar con gli amici. Boh, questa cosa è veramente alquanto strana. Comunque Ronald verrà condannato alla massima pena per lo stato di New York, che è l'ergastolo. Un ergastolo per l'omicidio di ogni componente della sua famiglia, quindi si troverà a scontare una pena di 150 anni. Nonostante la complessa ramificazione del processo, non si verrà mai a capo di un vero movente. L'unico movente che in realtà si può immaginare è il movente economico per i precedenti che aveva comunque Ronald Junior e pare per una cospicua somma che avrebbe ereditato come unico erede su una polizza assicurativa, una polizza sulla vita del padre Ronald Senior, quindi il movente parla appunto quello economico. Ronald Junior muore in carcere il 12 marzo del 2021. Le cause della morte sono tutt'oggi sconosciute dalle ricerche che io ho fatto, poi non so, comunque quello che ho trovato è questo, che è morto in carcere per cause sconosciute. Molto tempo che il 18 dicembre del 1975 una nuova famiglia si trasferisce in quella stessa casa. Si tratta della famiglia Lutz. George Lutz, ex soldato della Marina, la moglie Katie e i figli Daniel, Christian e Missy. Loro sono molto felici di questo acquisto e per iniziare una nuova vita in questa cittadina così meravigliosa. Purtroppo però ci rimarranno solo 28 giorni perché scapperanno poi in piena notte in preda al terrore. Quella notte scapperanno senza portare via nulla con loro, senza neanche preparare i bagagli. Quando la famiglia venne intervistata riferì di cose veramente spaventose. Durante il trasloco chiamarono un prete per far benedire la casa, proprio in virtù del fatto che c'era stato questo massacro. Ma durante la benedizione della cameretta dei fratellini Mark e John De Feo, il prete sentì delle presenze veramente demoniache che gli intimarono con una voce d'oltretomba di uscire da lì ed andarsene via. Pare che venne anche schiaffeggiato e quasi buttato per terra. Il prete non riferì nulla dell'accaduto alla famiglia Lutz,
però gli intimò di non far dormire nessuno in quella camera o comunque di usarla il meno possibile. I Lutz accettano questo consiglio, infatti adibiscono questa stanza ad una stanza per il cucito. La prima notte la famiglia Lutz veramente nota i primi rumori strani, la porta di casa al piano di sotto che sbatteva, numerosi eventi che cominciano ad impressionarli. Giorgio si sveglia sempre di notte, quando la sveglia segna le 3:15, l'orario in cui Ronald Junior uccise tutta la sua famiglia. Dichiarerà di essersi svegliato innumerevoli volte durante la notte, aver visto la moglie levitare. Non passiamo molto tempo che George comincia ad assumere degli atteggiamenti molto strani, si trascura, non fa più la barba, sente proprio di stare male fisicamente. La moglie Katie comincia ad avere dei disturbi, comincia a diventare sempre più cagionevole di salute, dichiarerà di aver avuto innumerevoli incubi, visioni in cui vedeva la moglie di Ronald Senior uccisa, violentemente uccisa, e dichiarerà i punti esatti dei fori del proiettile di entrata ed uscita, cosa che non poteva sapere perché non erano venuti fuori questi punti così dettagliati. Ma i disturbi più inquietanti li dimostra la piccola di casa, la piccola Missy, che si rintana sempre di più a giocare da sola, e dichiarerà poi di giocare con una presenza immaginaria di nome Jodie, con le fattezze di maiale e gli occhi rossi. Dirà che può decidere di modificare le sue fattezze e da chi anche farsi vedere. Insomma, il ricordo della famiglia felice è veramente soltanto ormai un ricordo, mentre questa famiglia cade in un lento declino sia fisico che psicologico. Anche la casa comincia a mostrare dei segni veramente spaventosi. La famiglia dichiarerà che all'improvviso appariva della muffa in casa, che sostanze liquide, dei liquiami verdi cominciassero a colare dalle serrature delle porte, che l'acqua dello scarico del VC a volte usciva praticamente nera, che le pareti vibravano, che sentissero proprio delle voci, come delle voci di oltretomba. Un'infestazione di mosche sempre più grande invade la stanza del cucito, che era la stanza dei fratellini Mark e Ronald DeFeo, nonostante ci fosse il clima rigido tipico dell'inverno. I coniugi Lutz decidono di contattare il prete che era venuto a benedire la casa il giorno del trasloco, ma con scarsi risultati, perché dichiareranno che ogni volta che cercavano di mettersi in contatto con lui ci furono proprio dei disturbi telefonici nella cornetta. Quindi Giorgio a questo punto decide di fare da solo e, con un crocifisso in mano, recitando delle preghiere, va di stanza in stanza cercando di scacciare via queste presenze che stavano infestando la loro casa. Ma purtroppo un coro di voci d'oltretomba gli intima di andarsene via e che non devono assolutamente restare lì. È l'ultima notte che risulta essere la più terribile. Ormai è palese che tra le mura di quella casa ci sia veramente un mistero e delle presenze veramente maligne. Un coro di voci d'oltretomba gli intima di andare via. La casa viene avvolta da una strana nebbia, le pareti pare che vibrassero e l'atmosfera della casa, il clima della casa pare che riuscisse a cambiare da caldo a freddo velocissimamente. Giorgio dirà che una figura incappucciata tutta nera scenderà levitando le scale e si dirigerà sfrecciando nella sua direzione. A questo punto la famiglia, terrorizzata, scappa via in piena notte.
Dopo 2 settimane circa dalla fuga dei Lutz dalla casa, entrano in scena i coniugi Warren. Loro sono famosi per essere i demonologi per eccellenza, esperti dell'occulto e del paranormale. Vengono contattati da un giornalista della zona, Marvin Scott, che decide di prendere in mano questo caso e di venire a capo di quello che stava succedendo. Accompagnati da una troupe televisiva, entrano in casa recitando dei salmi religiosi. Lorraine Warren dichiarerà che prima di entrare in casa aveva contattato dei suoi amici preti chiedendogli di pregare per lei e di aiutarla in questo percorso che stava per affrontare. Entrando in casa, Ed e Lorraine Warren si accorgono subito che c'è qualcosa che non va. Lorraine Warren dichiara di avere dei poteri di chiaroveggenza, quindi quello che sente sarà veramente qualcosa di maligno. Nel seminterrato Ed Warren verrà spinto violentemente a terra da una forza incredibile, mentre Lorraine Warren avrà delle visioni della famiglia De Feo stesi a terra coperta da lenzuoli bianchi e uccisi a colpi di fucile. Dichiarerà anche di aver avvertito un forte senso di malessere che spiegherà come un tentativo da parte dell'entità di possessione. Durante la visione di Ronald Senior, Lorraine dichiarerà che è stata una delle visioni più traumatizzanti della sua vita e che capirà che quella casa non potrà mai guarire, che qualcosa di maligno arriverebbe addirittura dalle viscere della terra. Si ipotizzerà quindi che questa casa fosse stata costruita su un vecchio cimitero. Guardate bene questa immagine perché farà la differenza nelle indagini dei Warren. Una fotografia tanto famosa quanto discussa raffigura una rampa di scale da cui spunta il volto di un bambino parzialmente coperto da un ciuffo di capelli con gli occhi abbagliati dal flash. Ma nessun bambino era presente quel giorno. Quando la fotografia verrà sviluppata, la somiglianza tra il volto spettrale fotografato e quello del piccolo John De Feo lascerà scioccati tutti quanti. E questa è la prova definitiva della presenza di entità paranormali all'interno della casa. Le autorità cittadine e gli indiani del posto però negano la presenza di cimiteri sacri e maledizioni, mentre i Lutz dichiareranno che in quel periodo loro praticavano la meditazione trascendentale, che quello poteva aver acuito la loro sensibilità e che quindi queste presenze si erano manifestate a loro, perché nel corso degli anni molti andarono ad abitare in quella casa, ma non so di nessuno che ebbe questi altri problemi sul paranormale, a parte i Lutz. Il parapsicologo Hans Holzer dice che in presenza di un forte campo psichico il suono viene inibito e il campo elettromagnetico, tipo di questa entità, interferisce con la percezione del suono impedendo così di udirlo, e sostiene che Ronald Jr. avesse forti poteri psichici e che l'entità avesse cercato di manovrarlo per poi scacciarlo da lì perché era un luogo sacro. Qualche tempo dopo la famiglia Lutz viene accusata di aver mistificato insieme al giornalista Marvin Scott tutti gli avvenimenti che erano avvenuti, e con il clamore mediatico che ne era derivato da questa storia, che si proiettò poi con film, trasmissioni, documentari, libri, avessero comunque ottenuto una grandissima somma di denaro. Loro ovviamente ricacciano tutte le accuse dicendo che ci hanno vissuto praticamente solo 28 giorni per poi scappare da lì terrorizzati. I racconti della famiglia Lutz siano effettivamente delle menzogne, delle verità o delle allucinazioni, comunque è innegabile che qualcosa di grave, un alone di mistero aleggi in tutta questa storia, a partire dalla strage familiare dei De Feo per finire con gli eventi paranormali della famiglia Lutz, ed è qualcosa che graverà
per sempre sulla cittadina di Amityville, dove persone da tutto il mondo, curiosi da tutto il mondo, cercano di poter avvicinarsi alla proprietà. Bene amici, questo è quanto. Io spero davvero che questo video vi sia piaciuto. Vi chiedo scusa per gli errori che ho fatto, non sono una professionista, cerco solo di portare veramente una mia grandissima passione da sempre, da quando sono ragazzina, e di appunto di poterla condividere con qualcuno, con voi. Spero che vi abbia fatto piacere seguirmi in questo racconto e che possiate iscrivervi se vi va al mio canale e di poter attivare anche la campanellina per non perdere nessuno dei miei prossimi video. Io vi saluto qui, vi mando un bacio grande e vi auguro, visto che ho fatto questo video il primo dell'anno del 2023, vi auguro un bellissimo anno, un felice anno che vi porti tantissima serenità, salute e gioia a tutti voi. Ciao!